Angelica, Monica, Lucio, ciao. Ciao. Iniziamo. Monica è già connessa ad Angelica, l'accompagno. 5, 4, scendiamo. 3, 2, 1. Mi mostra, direi una vita precedente che si svolge in alta montagna. Vedo lei che sta andando nella stalla a dare da mangiare a delle mucche, a delle pecore. Però è come se mi volesse mostrare che lei fa questa vita non perché l'ha scelta, perché lei vorrebbe abitare al mare, ma lo fa per soddisfare le aspettative di quelle che allora era il padre. Angelica ti dà l'autorizzazione. Sì, mi fa vedere che in quella vita ha gli occhi azzurri, no? Che, sai, si bagnano di lacrime, sembrano proprio essere il mare. E dice di sì così. Come si chiama in quella vita? Nirta. Vabbè. Angelica ha fatto parecchie sessioni, la prima con noi oggi. Vediamo, dopo tutto questo lavoro fatto, a quanto vibra la sua vibrazione, espressa di solito in miliardi, e secondo la nostra scala, diciamo, la scala che vedete voi, 1-2 è proprio bassa, molto alta è già un bel 50. 10 circa. Consapevolezza. 131. Ok. Anche qui faccio una breve spiegazione. Sotto il 100 non c'è più nessuno, quindi è come se chi arriva almeno a una sessione nostra ha già superato il 100. 131, discreta. Anima, PS, parte subliminale, che se la gioca, si gioca la fetta della tutta la torta, diciamo, con la parte eterica, spirito. 40. E quindi 60 spirito, parte eterica. Vite precedenti o vite parallele, che sono la stessa cosa. Il tempo non esiste, le sta vivendo in questo momento contemporaneamente. Angelica, quante? 2151. Che più o meno anche qui nella media. Cervello, cioè percentuale di cervello utilizzata, ipotizziamola, corrispondente alle capacità medianiche, lettura del pensiero, movimento di oggetti con il pensiero, prevedere degli eventi, pari a? 8.9. Ed infine un nuovo valore, suscettibilità ipnotica. Quanto potrebbe Angelica andare da sola in ipnosi? Abbiamo visto che con un 40% su 100, 100 sei tu Monica, ce la potrebbe fare. A quanto sta Angelica? 40. Benissimo. Chiediamo ad Angelica cosa siamo qui a fare oggi. Mi dice una grande pulizia. E lavoreremo su un progetto che Angelica si è regalata, che ha nome? Come tu mi vuoi. Ok. Vediamo se le due categorie di entità che noi analizziamo, eterica e mentale, adesso le rivediamo, le analizziamo, Angelica ha delle entità eteriche. Sì. E c'è una pantera nera, un corvo, come insettoide c'è un lombrico di dimensioni molto grandi. Ehm, Nel secondo universo c'è tipo un jolly pagliaccio con i denti molto aguzzi, tanti denti.
poi ci sono tipo due beati, due santi. 2 EDL, essere Sì, di luce. esatto. EDL, 2 spiegazioni. EDL, essere di luce, che può essere l'angioletto, il putto, il santo, Gesù, Buddha, quello che vogliamo. Questi come sono? Sono santi e si chiamano come? Ignazio e Matilde. Ok. Immagino che abbiano un'anima. No? Vengono dal primo universo. È come se gli piacesse saltare, giocare? Loro sono dotati di questo volo. Vanno di qua e vanno di là. Primo e secondo universo, Angelica, siamo nel primo universo noi. In questo universo ci sono delle entità, delle interferenze più compatibili con noi. È come se noi fossimo in un universo di PC, personal computer, con programmi per personal computer e non Mac, no? Che è un altro ambiente. Più o meno i programmi sono gli stessi, ma hanno un codice diverso. Il secondo universo è il mondo Mac, è un parallelismo un po' del cavolo, però il secondo universo è fatto non di materia, è fatto di entità molto basse, quindi tutto quello che è demoni, diavoli, è tutto là. Okay? Spesso ci sono delle connessioni, delle collaborazioni tra primo e secondo universo, e in modo tale che quelle del secondo universo possano in qualche modo agire di qua. No, te lo dico anche perché probabilmente il jolly è collegato poi a tutto il comparto tuo fattura che adesso analizzeremo. Basta, Monica, giusto? Sì, poi ci sono 3 DL che sostengono le attività delle entità mentali. Quindi se Ignazio e Matilde sono 2 DL, sono 5 in totale, 3 più 2, 2 più 3. Mhm. Seconda categoria, le entità mentali. Questa è una categoria che nessuno ha analizzato. Le entità mentali sembrano essere i capi delle entità eteriche, dei rettiliani, degli insettoidi, dei falconiformi, dei felinoidi. Sono quelle là che comandano e queste qua obbediscono. Quante sono e come sono con il livello da 0 a 10, da 1 a 10, Monica? E sono 3 le sue entità mentali. La prima è rinuncia di me stessa, livello dunque, adesso che lei è single 5, no? In questo suo momento della vita. Quando lei è in coppia è anche superiore, è stato anche intorno al 7. E nel complesso lei proprio rinuncia alla vera Angelica per conformarsi alle aspettative e ai bisogni degli altri, mostrandosi sempre forte, sempre non bisognosa, perché è lei in realtà che deve soddisfare i bisogni altrui, dimenticando quasi chi è Angelica, cosa vuole davvero. Quindi questo in ambito sentimentale e non anche familiare. Sì, ma anche Sì, lavorativo. anche lavorativo, stavo per dirlo, infatti. Seconda. E questa entità mentale appena citata si collega anche molto bene al suo progetto Come tu mi vuoi, no? Lei che fondamentalmente abdica alla vera Angelica e dice: Ma io mi adatto a tutto. Mm? Lavorativamente parlando, lei ha utilizzato questa espressione. In realtà, in tutti gli ambiti, lei un po' si adatta a tutto, tranne appunto poi negli ultimi anni in qualche modo ha cercato di ribellarsi, però è una cosa ancora molto superficiale, per cui in realtà vive ancora tanto il disagio a non poter essere se stessa e accettata per quello che è. E un'altra si chiama, molto curiosa, si chiama Amici Mai. Penso che si riferisca al fatto che lei ha, diciamo così, delle relazioni sentimentali che poi non riesce a trasformare, nel senso che non riesce a conservare, diciamo così, il buono di queste relazioni sentimentali.
Mm? Alcune hanno proprio portato con sé delle tragedie, diciamo, no? Quindi ovviamente non è stato possibile questo passaggio, però sappiamo che noi siamo i creatori di tutte le circostanze. E poi c'è quest'altra relazione con quest'uomo che lei ha voluto anche invitare nel cinema, che è questa roba che non può essere amore, non può essere amicizia e che quindi porta comunque con sé un po' un sentimento, sai, di amarezza, di un qualcosa di non realizzato, no? Un'occasione mancata. Ecco, vero. Mm. Infatti, quando l'abbiamo citato, adesso citeremo un attimo il cinema, non è stato definito un amico, l'ho definito io un amico per dargli una veste. Non è un amico, non è un ex, è X. Mm. Con tutta quell'amarezza che può comportare, no? Questa non compiutezza. Livello amici mai. Ci sono certi momenti in cui lei fa un po' pace con questo aspetto della sua vita e quindi è 3. Altri momenti in cui le pesa di più e allora è anche 5. Terza entità mentale. Allora, mi viene da chiamarla prega perché la sua situazione rispetto al mondo religioso è molto particolare, nel senso che lei non è effettivamente cattolica e non è stata quella cattolica praticante. Anzi, c'è stata, come abbiamo visto, una sorta di rottura familiare, no? Che non ha proseguito una certa eredità, no? Di suore, preti, eccetera, che fino a un certo punto c'è stata. Però è come se di base ci fosse questo atteggiamento di, tra virgolette, inferiorità che ha colui che prega, cioè che supplica e che implora all'esterno, quindi richiede all'esterno un intervento sulla propria vita, perché è come se Angelica non sentisse di essere lei Dio e quindi in diritto di avere determinate cose, in diritto di avere la salute, in diritto di avere la prosperità, una relazione, un buon lavoro. Quindi dovrebbe chiedere all'esterno un qualcosa di più grande di lei per avere queste cose. Livello. 6. Ah, però. Questo 6, è sempre stato 6. Sì, perché lei non si è mai autorizzata ad essere lei la padrona della sua vita. Ha sempre sentito che dei fattori esterni, spesso anche negativi, come lei ci ha raccontato le fatture, gestivano la sua vita. Non è lei che la gestisce, no? È qualcun altro che macchina dei malefici, dei legamenti, delle legature, eccetera, e lei subisce questo ritorno. Ecco. Cinema, mamma. Sì, sì, sì. Mhm. Un po' come, cosa sta succedendo? Anche con una certa sorpresa, perché ehm, non so, quasi che non avesse ben capito che questa è la sessione della propria figlia. Pensa che sia la propria? È come se avesse ricevuto un invito e lei ha accettato questo invito, però è davvero un po' così interdetta. Come se fosse un invito a cena e quindi vado a cena, no? Invece è solo un invito a vedere la situazione della figlia, per imparare qualcosa al limite, Sì. come anima. Figlia di Angelica. Vuole venire con il compagno, viene così, sì, accompagnata. Questo amico. Non so se ci sono dei nipoti, perché vedo Ci dei sono dei bambini. bambini, sì. Da dove vengono? Chi sono? Non sono nipoti in questo caso.
Bambini, perché questi bambini sono, tra l'altro effettivamente sono anche tanti, quindi come nipoti erano un po' troppo numerosi, no? Perché sono anche di varietà, perché alcuni sono proprio dei bambini che potrebbero avere 6 anni, così 10, tra i 6 e i 10 anni, altri un po' più ragazzini. Ah, scuola. Può Nelle darsi, scuole? può darsi. Cui ha insegnato? Può darsi, però mi fa anche come se fossero del quartiere. Ok, del paese. Sì. Non abbiamo visto una cosa, il padre di tua figlia. È questo amico ex o no? Non lo vuoi chiamare o lo vuoi chiamare il padre di tua figlia? Non lo vuoi chiamare, no. Ok. Ehm, A proposito di amici mai, no? Fratello. Eh, allora, lo vedo abbastanza, non so come dirti, materico, ok? Quindi lui viene, però è come se in questa vita non è che ha proprio scelto la spiritualità, più Ah, pratico. ok. Due inviti miei personali, G e A, che hanno fatto 2 e 2 sessioni ad Angelica. Come se entrambi inventassero in questo momento la stessa scusa, che sono un po' indaffarati, Ah. cioè hanno del lavoro. E il cinema l'abbiamo fatto. Entità, no, e impianti eterici. Vediamo se Angelica ne ha. C'è un impianto che simbolicamente incontriamo spesso, che è la corona di spine, che è proprio l'idea, insomma, del sacrificio, della non realizzazione di sé, di una vita un po' mortificata, non realizzata pienamente. E questo come impianto mentale. Poi mi fa vedere tipo bocca-gola, come se partendo dalla bocca arrivasse alla gola. Poi c'è una tipo lastra che va, sembra quasi una bolla, lo strumento, la bolla, no? Mhm. Questa lastra, che è posizionata in verticale e prende tutta la colonna vertebrale, incluse sì, le vertebre cervicali. Poi c'è una specie di, sembra quasi il lombrico che abbiamo visto intorno alla vita, annodato l'intorno. Ehm, E, poi il piede destro. Ok, di impianti, entità eteriche, entità mentali, è tornato qualcosa rispetto all'ultima sessione fatta da Angelica o è sempre rimasto tutto lì o cosa sì o cosa no? Cioè le vecchie sessioni hanno lavorato, hanno fatto qualcosa, hanno fatto un lavoro? Mm, Dunque, in parte sì, perché mi fa vedere come se Angelica avesse avuto una lanterna spenta e questa lanterna si fosse accesa e quindi grazie a questa luce lei ha potuto vedere delle cose. mm? E quindi vedendo queste cose, in effetti ha avuto una sorta di alleggerimento, questo sì. Eteriche o mentali Mm. anche? Eh, O mentali di livello? Forse più sulle eteriche. Sì, ha allentato qualcosa, qualche pesantezza eterica l'ha allentata, sì. No, sulle mentali no, perché non è andato non è stato così profondo come lavoro. Benissimo. Fatture, maledizioni, malefici, ne abbiamo 3. 2 di cuore e una di autosabotaggio fisico, quindi anoressia, bulimia. Sì, perché queste rientrano proprio nel suo prega.
Cioè, dal momento che non si sente lei la vera protagonista della sua esistenza, lei ha acconsentito anche di entrare a far parte, no, di un nucleo familiare colpito. Mm? Quindi effettivamente è stato colpito il padre, è stata colpita la madre ed erano delle fatture poi, tra virgolette, generazionali, che venivano estese quindi al di là dei singoli individui. Quindi lei ha scelto di entrare a far parte di questa famiglia proprio per capire che invece lei conta, che lei è la protagonista, che lei è Dio, quindi che lei può andare oltre rispetto a queste energie oscure e negative. Però di fatto ha dovuto ripetere più volte la stessa esperienza, declinata in vari ambiti, ma comunque alla fine sempre la stessa. Qualcuno che con un'intenzione malevola va a bloccare le energie del suo corpo, diciamo così, della sua esistenza complessiva. La fa stare male sotto tutti gli aspetti. E lei accetta questa sudditanza perché non si sente abbastanza forte, abbastanza potente per dire di no, io da questo gioco esco. Nessun altro può decidere per me. La prima è stata fatta al padre, da padre sposato con figli, uno dei figli era lei, e, da un amante respinta. Esiste ancora? No, no, per come la vedo io, dal momento in cui il padre è mancato, non È so come chiusa. dirti. Sì. Si è riflessa su di lei quando il padre era vivo? O sulla madre di Angelica? O su E, altri? Fratello, per esempio. cioè sì, perché era proprio un alto tradimento subito da questa donna, per cui è come se si fosse scagliata tutta la furia su chi riteneva responsabile, no, di questa loro non unione, e lei Papà? riteneva responsabili anche i figli. Ok. Quindi è una forma di fattura differente questa. Solitamente è rivolta a una persona, quando questa persona poi manca, va sul diretto successivo, quindi in questo caso la madre, e poi sui figli finché non viene fermata. In questo caso andava su un po' tutti, ma era esclusivamente su di lui. Sì, perché lui aveva detto che alla fine non poteva stare con lei perché aveva una famiglia, aveva dei figli, cose del genere. Però l'obiettivo di questa donna, sì, era lui, e di riflesso la rabbia, e quindi questa fattura si è allargata a loro, sì. Vabbè. Angelica comunque ha accettato questa esperienza, quindi ha firmato il contratto, voglio farmi questa esperienza di questa fattura. Il contratto c'è, Sì, e poi l'ha rinnovato con altre esperienze analoghe, ok, con la seconda fattura, giusto? di quando era una ragazza, sì, era poco, è adolescente, diciamo, era, no? Lei stava con un uomo, un ragazzo, un uomo, e improvvisamente si sono lasciati per tanti motivi. Stavano tutte e due male, stavano tutte e due sempre a litigare, mille motivi. Questa esiste ancora. Aspetta, questa qui è quando lei è più adulta, giusto? Perché questa che mi hai Sì, descritto è tipo successa una decina d'anni fa, la sì, conclusione della storia, giusto? sì. Tu Però ce n'era 10 stata una esatti. quando era, esatto, quando era una ragazza. Ok, sì, questa non me la ricordo. Non Mm, sono tre? sì, Ok, intermedia, intermedia. Ah, quindi l'altra è la bulimia. esatto, Ah, non avevo quella che capito, aveva 16 scusatemi. anni, così, no? Ok, quella esiste ancora. Quindi stiamo parlando di bulimia, la seconda, la terza. Mm, no, La seconda, sì. Sì, la sì, seconda, esatto, no, non c'è più. no, Il contratto l'ha firmato, sì. sì, certo. Perché si è estinta? Cioè,
perché non c'è più. Allora, è come se passasse in rassegna vari ambiti. Il primo ambito era di tipo familiare, ok? Il secondo ambito è un ambito strettamente poi personale e il rapporto con il proprio corpo. Il terzo ambito della terza fattura è un ambito relazionale, partner, sentimentale, ok? È come se lei avesse avuto bisogno di farsi queste tre tappe. Mhm. Sempre dove c'era qualcun altro che controllava il gioco, non era lei, lei subiva. Mm? Quindi per questo che ti dicevo, la dinamica è sempre la stessa, ma declinata in ambiti diversi, dove lei non è quella che decide, dove lei non è Dio, dove lei subisce leggi decise da altri, in un ambito che la riguarda, ovviamente. Quindi diciamo che la seconda è finita perché è arrivata la terza. Praticamente sì, aveva esaurito questa esperienza sul proprio corpo e poi ha cominciato questa esperienza all'interno di una relazione interferita, diciamo così, no? Da un'altra persona e quindi che ha fatto sciogliere, no, il loro rapporto. Ed è vero che è esistita davvero questa cosa, però appunto, come dici tu, lei ha firmato il contratto. E la terza? È Esiste questa, ancora? sì, È questa? no, no, perché effettivamente poi loro non è che hanno insistito e hanno detto no, il nostro legame è più forte, no, di questo maleficio. Mm. Eh, hanno fatto vincere il maleficio, ognuno per la propria strada. Va bene, chiamiamo i tre responsabili. La 1, la 2 e la 3, le tre buste. No. Adesso aspetta. Ce n'è una quarta? No. Questo intendi? Ok. Adesso ce n'è una quarta? È la domanda? È una domanda. Eh, allora, Attualmente. è come se lei la chiamasse, ok? Perché è molto sottile questa cosa e lei lo deve comprendere. Cioè lei deve proprio comprendere questo fatto qua. Lei ha fatto questa domanda sempre pensando che viene Eh dall'esterno. sì, eh sì. E lei è ancora in questa dinamica di temere che l'esterno le può dare questa maleficio, fattura, legatura, ok? E in questa paura, pericolo. Ma Monica, non tu sai che sei lei a Dio? realizzarla. A tratti sì, Ok. Io so che sono Dio. più di me, sì. Oddio, quando rido mi cadono le cuffie. Cosa c'è tra noi e Angelica? Cosa vedi in eterico di diverso? Tra chi sa che è Dio, e chi non sa che è Dio. Perché tutte e tre siamo Dio, ma lei non lo sa ancora. Guarda, e adesso è come se quando tu la poni in eterico, lei mi dà questa immagine qua, prova a mimartela. Lei è così, come se fosse una bambina con la mano davanti alla bocca, un po' che si rosicchia le unghie, che non si sente piccola, minuscola. Vedo te invece molto rilassato e di proporzionate dimensioni, mentre appunto lei è proprio ridotta di Mm. dimensioni e trema come una foglia, mentre tu sei stabile. Mhm. E Io non so, vedo questo. Dimmi, dimmi. no, i tuoi contorni sono netti, i suoi sono molto sfocati. Io vedo come una specie di, tra virgolette, colonna vertebrale, una specie di cilindro di luce più o meno al centro del corpo che tiene la schiena dritta. Chi sa che è Dio. Quindi in qualche modo quello che stai dicendo, hai la tua forma, hai i tuoi contorni netti, sei stabile, sei, sì, sicuramente anche rilassato, però sei dritto, fiero.
E hai detto una cosa veramente perfetta, perché lei ha questo impianto alla colonna vertebrale. Nel suo caso è per mantenere invece una rigidità. Tu devi rigare dritto, che è l'opposto di quello che stai dicendo tu, che non è la fierezza della propria essenza divina, ma tu devi rigare dritto in base alle norme, in base a quello che ti diciamo noi. E tu sei sottoposto a leggi che vengono decise da altri, nel caso di lei, che è l'opposto di quello che hai descritto tu, preciso. Si può definire questa colonna vertebrale luminosa? È luminosa ed è proprio l'autostrada di Dio. L'autostrada di Dio? Mm. Ma ha a che fare con la Kundalini? No, ha a che fare con noi, Dio. Bene. E abbiamo anche il titolo. Bene. Elenco di cause esoteriche per i problemi fisici. Gola. Dunque, gola, questo impianto che ho visto in bocca, ma anche proprio lei che non si esprime mai veramente di quello che pensa, di quello che vuole. Ok. Angelica, se puoi, se sei sotto wifi, mettilo in aereo, così non ti chiamano più. Se sei sotto wifi, non sei sotto wifi, niente, non lo fare. Speriamo che non ti chiamino più. Ok, intestino. È l'ombrico che stringe nella zona della vita, dando proprio adesso effettivamente meno, no? Però quando stringe particolarmente dà delle infiammazioni, delle irritazioni. Reflusso. Sì, questo. Carcinoma all'utero. E lì è proprio una specie di rientra un po' anche nel quadro, diciamo così, delle fatture, perché è una sorta di patto di infelicità, di non essere veramente una donna realizzata. Tanto è vero che lei anche da un punto di vista delle maternità ha avuto delle forti sofferenze, diversi aborti. Disfunzioni neurovegetative. Quello è proprio legato a questo impianto che la blocca ed è effettivamente, no, la colonna vertebrale che contiene il liquido spinale, no? Il liquido cerebrospinale che dà tutti gli input, no, del sistema neurovegetativo. Sistema nervoso che crea rigidità nel suo corpo. Sì, sì, assolutamente questo impianto che irradia tutti questi effetti di grossissimi blocchi energetici, per cui lei li avverte proprio anche come blocchi nei movimenti. Disfunzioni ormonali. Qua, per esempio, mi dà le relazioni con gli uomini, come dirti, inconcludenti, che hanno come portato agli ormoni a impazzire. Tiroide. Sì, Siamo lì. lo stesso discorso della gola che fatto prima. Herpes zoster, virus interno. Questo è come quello che cerchiamo di spiegarle, no? Che il suo nemico non è fuori, il suo nemico è dentro. Mm? Questo è proprio un problema del sistema immunitario, che sono le sue difese, è lei che si difende, ok? Mm? E il nemico lo sta sviluppando lei, non viene da fuori. Confusione. Qua è come se ci fosse stata una specie di coperta pesante rispetto a una serie di dolori e di insoddisfazioni che lei ha avuto, di rinunce che ha fatto e che non vuole ricordare, ma con questa coperta pesante va proprio anche a creare una sorta di offuscamento e di non memoria anche di altre informazioni. Scarsa memoria e attenzione, livello d'attenzione.
Tu giustamente hai notato, praticamente tutti abbiamo questa roba qui, no? La maggior parte delle persone che si rivolgono a noi denunciano questo fatto, perché è proprio uno degli elementi principali della terza dimensione. L'energia oscura consiste proprio in questo, dove andando più in profondità la questione è non farci ricordare chi siamo. Intolleranze alimentari, specialmente farina di grano. Per esempio, qua mi viene un'altra vita in cui lei effettivamente la vedo proprio mietere il grano. Però era come se invece lei desiderasse tutt'altra cosa, cioè tipo che lei voleva studiare, voleva girare il mondo, ma non aveva neanche il coraggio di palesare, no, in famiglia questa roba perché era fuori dal mondo, ecco. New entry, collo schiena, spalle, Mm. una specie di cervicale. Tantissimi soldi sono usciti dalle sue tasche per non risolvere nulla circa questa problematica fisica. C'è una causa esoterica, quindi non fisica. È proprio questo impianto che, come ho descritto, è come una lastra posizionata in verticale, ma che è fatta proprio come quello strumento che serve a mettere in bolla gli oggetti. E questo strumento serve per mettere in bolla lei all'interno di questa società, all'interno di questa matrix. Quindi farla rimanere bloccata in questa energia controllata da entità oscure. Quindi lei, per essere in bolla con questo tipo di società oscura, lei non deve avere la realizzazione dei suoi desideri, non deve fare le cose che le piacciono, o se le fa, lo deve fare per un breve periodo di tempo e retribuita poco, male, a volte saltano le retribuzioni. È così. Lei attraverso questo impianto che le controlla alla fine la vita, va ovviamente a creare dei blocchi fisici. Va bene, abbiamo dato una risposta anche al lavoro, poco instabile, poco retribuito, e ai soldi che più escono che entrano. Mm? Sì. Qual è l'entità eterica più importante? Il jolly? Sì, perché è come se dicesse sono io a giocare per te. Mm. E fa Inter- vedere che gestisce lui tutto quanto la risata, perché lui è anche un jolly pagliaccio, che è una risata che lui fa per sé, prendendosi gioco di lei. E Joker. anche queste, sì, esatto, bravissimo, e anche queste carte, che è lui che decide, no, quali carte mettere giù. E Cosa, tanto è sempre lui che vince perché lui è il jolly, quindi. cosa pensa di Angelica? La definisca con 3 aggettivi, o più di 3 aggettivi. Perdente nata per sempre. Quando ha avuto il primo contatto con Angelica? Mi fa vedere questa carta del Jolly, già mentre lei era molto piccola, secondo me pochi mesi, perché la vedo quasi in una culla. Ok, adesso Angelica se ne va in quella trasmissione orribile che c'è posta per te, si siede di qua, di là dalla busta che adesso apriamo. Tu l'hai vista questa trasmissione ogni tanto? Sì, Sai comunque cos'è, no? Ok. sì. C'è il responsabile del Jolly. Chi ha voluto che Angelica volesse il Jolly? Apriamo la busta. C'è la faccia di Angelica. C'è Angelica. L'ha voluto lei. Adesso l'Angelica che c'è di là ci spiega perché. Si crea proprio come un gioco di riflessi, no? Perché poi ci sono altre angeliche, no? Che hanno un volto molto sorpreso, quasi trasfigurato. Ehm, A qualcuno trasfigurato dalla risata, a qualcun'altra invece dal pianto. Non potevo creare un'occasione migliore, più precisa,
per sfidarmi profondamente e mostrare a me stessa che sono io la creatrice di ogni cosa. Che io creo, trasformo ogni cosa. Ti faccio un esempio. Cosa crea? Mi ha fatto vedere che lei ha creato una serie di relazioni con degli uomini che erano destinate, proprio votate alla fine, già dall'inizio. Come se lei avesse in ogni relazione avuto quasi un momento di lucidità in cui avesse già visto tutto il film, ma poi ha chiuso immediatamente questa visione qui e ha preferito far sì di dar retta alle visioni, che ne so, dei sogni di notte, eccetera, eccetera. Quelle visioni lì le va bene darle fiducia e credito, ma altre visioni più importanti ha scelto di no. Le persone che le hanno detto nell'arco della sua vita, ma tu hai una fattura, ce ne sono state alcune, non le analizziamo, l'hanno aiutata o no? È difficile Allora, rispondere, in parte sì, in parte essenzialmente sì. no, perché è In colpa parte di sì. altri, Esatto. è colpa della fattura. Tuttavia l'hanno portata qui oggi, per dire. Certo, perché lei ha scelto questi passaggi intermedi per arrivare a questo momento di grande chiarimento. Oggi è il giorno del grande chiarimento. Sì. Senza rimpianti, perché non c'è scritto da nessuna parte che lei debba vivere su una villa a fronte mare, avere il marito ideale, 50 milioni di figli stupendi, non ce ne frega niente, alla fine non importa a nessuno. Direi che Angelica, sui 60 milioni di italiani presunti, è messa molto molto bene, perché qui oggi, a sentirsi dire queste cose, che adesso poi riascolterà nella sua sessione e che secondo me le risuoneranno davvero. Quindi siamo in uno 0,1% di cinema, di cima, al top di questi 60 milioni di c'è posta per te, che guardano veramente c'è posta per te. Questa è la grande vittoria di Angelica. Sì. La scrittura automatica che in passato, non più adesso, l'ha riguardata. Da dove veniva? Sì, sì, lei questo l'ha capito molto bene. Veniva proprio dal secondo universo che voleva mantenere, no, il suo controllo su di lei e inviarle sempre dei mandanti che le tenessero basse le frequenze. Però questo lei l'ha già superato. Sì, sono tutte esperienze. Io vi faccio una piccola confessione. Un sacco di anni fa, molto molto all'inizio, mi avevano passato questo documento che io addirittura stampai di un sacco di pagine, frutto della scrittura automatica di un tizio che prefigurava catastrofi, eccetera. Avevo voluto leggerlo tutto, ma io non riesco a descrivervi la sensazione alla fine che dava, e alla fine ci sono arrivato da solo, era un grande no. Questa cosa era una follia totale. Non avevamo ancora mai sentito parlare di interferenze, di entità, di nulla, ma era chiaro che era un modo per portare le persone alla totale confusione. E infatti nessuna catastrofe si è verificata e infatti non c'era né capo né coda in nessuna di queste frasi. Però sai, è tutto perdonato perché era una scrittura automatica, quindi devi prendere il senso non c'era. Bisogna farsele da soli le cose, sempre, sempre, sempre. Sogni? Allora, dunque, qua c'è anche da dire che anche in questo, allora, lei effettivamente è una persona molto sensibile con delle ottime potenzialità, questo lo confermo, però è anche vero che lei
deve capire che molti di questi sogni le stanno dicendo che è lei la creatrice della propria vita. Le stanno proprio facendo vedere, io nel sogno ti faccio vedere quello che poi si realizza perché sei tu che la stai creando. Quindi te lo faccio vedere solo un po' prima. Quello che tu hai creato sul piano eterico, sul piano sottile, io ti faccio vedere che poi scende giù nel piano materiale. Quindi questo non soltanto, per esempio, come lei fa per gli incontri con gli uomini, no? Sogna questo incontro e poi effettivamente l'incontro avviene. Questo vale per tutte le cose della sua vita. Nell'esposizione dei punti e comunque nella scrittura dei punti non c'era la Germania, ma mentre ce li ha spiegati, tu gli hai chiesto della Germania. Germania. Ma gliel'ho chiesto perché è venuto fuori che la sua PS si chiama Germania, ti devo dire questo, no? È venuto fuori questi due, vabbè, la Germania ha 3 colori, no? Però effettivamente anche il jolly ha questo colore sia il rosso che il giallo, no? E poi E come si chiama lo spirito? violino. E questa associazione qua tra Germania e violino mi ha sorpreso perché ho scoperto che stamattina un tal lago della Germania si è tinto di viola. Ehm, e, e poi in realtà avviene tutto in un istante le cose che vedi, no? È venuto fuori anche il fiore della genziana. E il fiore della genziana è proprio legata anche sia a, credo, a delle, come si può dire, sanare delle ferite, e lei ne ha diverse di ferite da sanare, ovviamente da un punto di vista emotivo, ma credo che forse vada bene anche per delle problematiche infiammatorie che lei ha. Va bene, messaggio della PE, senza ancora aver fatto il lavoro, del suo spirito di violino. Nel contattare il tuo maschile puoi generare un incontro futuro con un uomo. Nelle difficoltà a incontrare un uomo c'è un blocco familiare? In generale, nella sua famiglia, per le donne, c'è proprio questo non incontrare l'uomo giusto, ok? Hanno la Che condizione. in realtà sì, fino ad ora sì, perché lei ha accettato di subire questi tipi di divieti, no? Di restrizioni. Ok? Quindi fino ad ora sì, lei ha obbedito a tutta una serie di leggi. Ora invece si può liberare, sgravare da tutto questo. Lei ha obbedito ed è condizionata perché ha deciso di esserlo, ma non Esatto. perché non c'era scampo, perché Certo, era così. certo. Bene, si sta attivando l'autostrada di Dio anche in Angelica. Andiamo nel cluster. Il cluster, Angelica, è il posto in cui tu hai messo tutti i contratti di tutta la tua vita e di tutte le passate vite. Quindi secondo me ci sono ancora i contratti delle 3 fatture che sono sparite già, ma il contratto lei le ha messo, ce l'ha ancora lì. È un luogo, non luogo, dove come vedi i contratti di Angelica, Monica. È molto corretto quello che hai detto, infatti legato forse alle fatture vedo diversi coltelli, proprio come se volessero stabilire un taglio, no? All'interno delle sue relazioni, un taglio all'interno della sua sicurezza, della sua vita. Quindi le vedo così, coltelli di varie fogge. Poi Poi ci sono anche tipo come, penso che siano qua rappresentativi forse dei mozziconi di sigaretta, no?
per dire una cosa ormai consumata, vecchia. Ok, Angelica, cosa fa? Non voglio dirle io che deve toglierli, deve deciderlo lei. Li tiene? Li toglie? Si ritiene in grado di toglierli? In diritto di Quelli- toglierli? sì, perché sta sentendo di essere al limite, sta sentendo che quasi non respira più, sta soffocando e lei invece vuole tornare, o forse proprio iniziare a respirare bene. E quindi sì, decide assolutamente che è nel suo diritto togliere tutto quanto e lo fa. Come lo toglie? Li toglie. Vuole come fare un'ultima, non so, sceglie lei di fare un'ultima fatica, anche perché lei è sempre stata una donna dalle grandi fatiche, perché per lei c'era anche questo tipo di cosa, no? Che la vita è un po' fatica, sofferenza, dolore, no? Ti devi fare Mhm. un passo tanto. E quindi fa quest'ultima fatica nello spingere tutti questi oggetti del cluster all'interno di un portale definitivo per rimuoverli. Ha fatto fatica? Sì, ma qua per sua scelta, per ricordarsi che questa è l'ultima grande fatica. Bene, torniamo indietro nel tempo, ci divertiamo, li toglie in uno stile diverso, non con fatica. E, sì, con un battito di ciglia. Bene, tutto andato? Sì. Torniamo indietro nel tempo, li toglie in un altro modo diverso. Con la punta di una scarpa molto carina, molto femminile, gli dà un colpetto e via. Ok, perché questo? Perché così impara a creare tutto quello che le pare, anche tornando indietro nel tempo e divertendosi in un modo diverso. Se ne vuole fare un quarto è libera di farlo, se no andiamo avanti. Si gonfia le guance d'aria e soffia. Si sta divertendo, vero? Sì, è un E po' come tornata bambina anche. questa poi è la chiave, bisogna divertirsi, sempre. Il divertimento è, a parte foriero di alte vibrazioni, è veramente quello che frega tutto, le entità, i contratti, tutto. Quelli non sanno cosa fare davanti a, ma questa si vuole divertire, no, ma che facciamo? Oh, ma questa si vuole divertire, è lì che si diverte, ride, no? Ride non delle sue disgrazie, ma ride di tutto quello che le succede e lo vede come un'opportunità. Esatto. Avatar, una specie di struttura umanoide, un manichino, di fronte a un computer che gestisce, messo lì da noi, gestisce tutte le 2151 vite di Angelica. Le gestiamo noi, d'ora in poi, e quindi lo togliamo? Sì, certo, togliamo questa specie di gendarme, diciamo, no? Ehm, che le creava anche una prigione, con delle regole proprio a cui assoggettarsi. E Angelica ora vuole stabilire lei le proprie regole, decise da lei. Pertanto butta via questo avatar Ok. dentro il definitivo. Può creare sia nell'avatar che nel cluster tutto quello che le pare. In passato abbiamo parlato di Ad Eternum, una creazione energetica personale, diversa da persona a persona, che resta lì dove la mettiamo, noi che la creiamo per sempre ad eternum, appunto. Ma lei può creare un fiore, una firma, un disegno, può creare quello che vuole, anche niente. Mi fa vedere come se aprisse un portagioie e si ispirasse um, ai colori e alle vibrazioni anche di questi gioielli per generare un ad eternum che è proprio costituito dalla sostanza di oro e pietre preziose. Perfetto. Come vedi Angelica?
finalmente molto, molto soddisfatta di sé e sorridente. Ha entità eteriche. No, ho fatto una bella pulizia. Ha impianti eterici o mentali. Li ha tolti tutti. Ha le 3 entità mentali. Rinuncia di me stessa, amici mai, prega. Anche queste le ha rimosse. Il progetto come tu mi vuoi c'è ancora? No, cioè sono come sono. Benissimo. L'autostrada di Dio è visibile adesso in lei? È luminosissima, molto illuminata. Nuova vibrazione di Angelica, che non era messa male, 10 non è male. 253. Nuova consapevolezza. 175. Nuova PS, anima. Quanta anima? 40 era. Circa 60. Ok, vite. 1841. Ok, il numero delle vite precedenti parallele, se diminuisce è un bene, perché molte esperienze si sono fatte, l'anima dice quelle vite lì le semplifico, quelle soprattutto che possono pesare sull'attuale, ma l'informazione non è eliminata, anzi è più che consolidata. Cervello, capacità medianiche 8,9. 9.7. Suscettibilità ipnotica. 67. Messaggio finale dell'anima PS, parte subliminale di Angelica, alla nuova Angelica. Aspetta, perché è un gioco di parole. Perché dice più bella e più viva di così si vive, anziché dire si muore. Si dice si vive. Che succede nel cinema? Cosa fa la mamma? La mamma la vedo parecchio frastornata, ha capito e non capito, no? Però la sento come percorsa da un brivido di gioia. La figlia. Anche piuttosto commossa, vedo che si è alzata per applaudire e per darle sostegno. Il fratello e l'amico ex. È come se si fossero dati una specie di battito delle mani 5. Benissimo, non mi sono dimenticato, eh. Manca il papà. Chiamiamolo. Lontano passato. Tanti anni fa, lo chiamiamo, intanto apriamo il nostro portale aureo, il posto in cui prima o poi le anime finiscono. Il nostro è un po' speciale perché dentro lì capiscono che era tutto un gioco, quindi perdono la loro forma, uomo-donna, padre-figlio, suora e gendarme, capiscono tutto, anche quello che vogliono davvero e profondamente fare da quel momento in poi, reincarnarsi in un gattino o andare alla sorgente, che non sono i due opposti, però insomma sono solo due esempi. Il padre è già via o è qui sulla terra? Già via. Per venire si è presentato tipo come se fosse una macchina d'epoca del Novecento, per dire. Ecco. Era andato via quindi. Sì. Però è come se venisse qua con questa macchina d'epoca delle feste.
che si utilizza in certe cerimonie, quando bisogna celebrare un qualcosa di bello, di gioioso. Come se fosse un matrimonio, ed è il matrimonio di Angelica con se stessa, con la vera Angelica. Lui esce dalla macchina, ci aiuta un po' con la visione cui saremmo abituati. Sì, è come se portasse Angelica verso Angelica. Sai che si porterebbe la sposa allo sposo, no? E invece lui porta Angelica verso l'altra Angelica, che è proprio l'Angelica piena, completa, che non si nasconde più. Quella di là Sta dalla dentro. busta. Praticamente sì. Esatto. Le due Angelicas. Cosa dice il padre ad Angelica? La tiene proprio sotto braccio, le fa una specie di baciamano. Non si scusa, cioè è come se dicesse evito le scuse perché sai che abbiamo deciso insieme e adesso siamo tutte e due liberi. Io lo vedo che l'abbraccia tanto, proprio la stringe, la accoglie, la circonda. Sì, ed è come se quando la circonda fossero a loro volta circondati e abbracciati da un vortice di petali. Bianchi? Sì. Bene, lo salutiamo. L'Angelica cosa gli dice? Lui dice a lei, sei una perfetta meraviglia. E lei dice, vai con tutto il mio amore, vai. È un saluto molto sereno, molto bello, molto, come si può dire, non c'è nessun senso di lacerazione, ma c'è la gioia di Drammaticità. essersi, esatto, bravo, la gioia di essersi rincontrati. È un saluto che non è una separazione, non è un addio. Lo salutiamo. Va nel portale aureo, quindi? O ci Sì, sì, ritorna? sì. Sì, sì, Ok. ci ritorna sempre con questa possibilità di mantenere saltuariamente una comunicazione aperta. Mhm. Angelica e la sua autostrada di Dio e la sua vibrazione, come le lasciamo? Come chiudiamo? Vedo che Angelica sta guidando molto allegramente su questa autostrada ehm, e le cambia continuamente il colore dell'illuminazione. Accelera e vedo che mentre accelera salgono proprio anche le vibrazioni, toccando vette di 700 miliardi. Ok. Grazie Monica anche per questo bellissimo viaggio. Disconnettiti, abbiamo finito da tutto.